Buongiorno, sono Marco di Arceria Coreana Italia. Quando si parla di equipaggiamento per l'arceria tradizionale, la cosa più importante dopo arco e frecce è una protezione per le dita che andranno a tendere la corda. A differenza dello stile di tiro occidentale, che insegna a tendere la corda con indice, medio e anulare, in tutte le varianti del tiro tradizionale coreano, la corda viene tesa unicamente con il pollice, che viene tenuto chiuso dall'indice, e in alcune scuole di pensiero anche dal medio. Ti chiederai, come mai tendere la corda proprio con il pollice? Il motivo, oltre che essere culturale, è anche pratico. Tendendo la corda con il pollice, si va ad applicare una pressione laterale sulla freccia con il dito indice, bloccandola contro l'arco e permettendoti di rimanere stabile anche in movimento o a cavallo. Anche per il tiro a terra, avere un singolo punto di aggancio sulla corda permette a quest'ultima di sfuggire dalla presa con più facilità, rendendo più facile ottenere un rilascio pulito. Inoltre, poiché la falange del pollice si trova naturalmente almeno 4 o 5 cm più indietro rispetto alle falangi di indice, medio e anulare, a parità di posizione di tiro si guadagna naturalmente distanza di trazione, aumentando la forza di spinta dell'arco. Anche la velocità di tiro estraendo le frecce dalla faretra è generalmente più elevata. Posizionandole sul lato esterno dell'arco, basta infatti un singolo movimento della mano per metterle in posizione. A livello pratico, per quanto sia possibile tendere la corda anche con il pollice nudo o con protezioni morbide in pelle, il modo migliore per proteggere il dito e tirare a lungo senza dolori è usare un anello rigido, come uno di quelli che vedi qui. Innanzitutto dovrai scegliere lo stile di anello che vuoi usare. Innumerevoli popoli antichi, come i romani, i mongoli, i turchi, i cinesi, i persiani, eccetera, avevano uno o più stili di anelli in base alla propria tradizione e tecnica di tiro. In Corea esistono tendenzialmente due tipi di anelli, l'amkakji, o anello femmina, e il sukkakji, o anello maschio. Il genere dell'anello non ha nulla a che fare con il sesso dell'arciere, è semplicemente un'antica battuta dovuta alla protuberanza dell'anello maschio. La maggior parte delle persone usa anelli femmina, ma entrambi i modelli hanno vantaggi e svantaggi, pertanto decidere quale usare è completamente una questione di preferenza personale. L'anello maschio, per esempio, esercita meno pressione sul pollice ed è generalmente considerato più comodo, soprattutto per un principiante, ma rende più difficile eseguire un rilascio pulito e può risultare ingombrante. L'anello femmina, invece, facilita un buon rilascio e si avvicina di più alla sensazione del pollice nudo, ma richiede di sperimentare più a lungo per trovare la presa perfetta che minimizzi la pressione sui punti sensibili del dito. Detto questo, la procedura per indossare e usare gli anelli è la seguente, partendo dall'anello femmina. Infila l'anello sul pollice che andrà a tendere la corda dal lato lungo. Una volta passata la falange, ruota l'anello di 90 gradi. Assicurati che in questa direzione l'anello non possa sfilarsi. Una volta indossato l'anello e incoccata la freccia sul lato esterno dell'arco, per afferrare la corda crea una L con indice e pollice. Infila il pollice sotto la freccia, lasciando circa mezzo centimetro di spazio tra cocca e anello, chiudi delicatamente il pollice con il dito indice, applica una leggera pressione laterale, più o meno all'altezza della prima falange dell'indice, contro la freccia, e ruota il polso in direzione dell'arco, come per accendere la chiave di una macchina. A questo punto sei stabile e puoi tendere la corda. Per rilasciare ti basterà lasciare andare la pressione dell'indice e la corda scapperà via da sola. La procedura per l'anello maschio è molto simile. Infilalo sempre sul pollice che andrà a tendere la corda dal lato lungo e ruotala di 90 gradi. Fatto ciò, se è presente una striscia di pelle di regolazione, girala affinché l'anello sia stabile ma non stringa troppo. La differenza principale rispetto all'anello femmina è che il pollice non va né piegato né tantomeno afferrato. Infatti, il pollice va tenuto ben dritto e la parte da afferrare è la protuberanza o lingua che dà il nome a questo anello. Il resto della procedura è identica. Una volta indossato l'anello e incoccata la freccia, posizionalo sotto la freccia lasciando sempre circa mezzo centimetro di spazio, tieni il pollice ben dritto e afferra la lingua con l'indice e, se necessario per la lunghezza della lingua, anche con il medio. Fatto ciò, applica sempre una pressione laterale con la prima falange dell'indice, o poco sopra, e ruota il polso in direzione dell'arco come per girare le chiavi di una macchina. Fatto ciò, puoi tendere
e anche se può sembrare improbabile, al momento del rilascio la corda salterà automaticamente oltre la lingua. Qui puoi vedere la presa da un altro angolo. Alcune cose utili da tenere a mente. Innanzitutto, ogni anello è leggermente diverso. Anche all'interno della stessa categoria, come per esempio tra questi anelli femmina, ogni modello può avere delle piccole differenze che influiscono su come bisogna tenere pollice, indice e medio per trovare la presa più sicura e comoda. Pertanto è molto importante sperimentare fino a che non si ha una presa salda e senza dolore. Un'altra cosa estremamente importante è trovare la taglia giusta. Gli anelli non devono essere né troppo grandi, come in questo caso, dove riesci a scappare, se con un po' di fatica, anche una volta ruotato di 90 gradi, e nemmeno troppo piccoli, al punto che non si possono indossare. Adesso questi sono due esempi estremi, però anche piccole differenze, proprio frazioni di millimetro, possono cambiare il comfort dell'anello. Se non sai qual è la tua taglia, guarda questo video. Un'altra cosa che può influenzare la comodità di un anello, per quanto sia una preferenza personale, è il materiale in cui esso è costruito. I più comuni sono resina, metallo, legno, corno di bufalo, corno d'alce e osso. Un consiglio tecnico che posso dare a chi voglia tirare in stile coreano, indipendentemente dal tipo di anello, è di fare attenzione all'angolo del polso. Infatti, al momento della trazione, l'angolo non deve essere né questo, né tantomeno questo. Il dorso della mano e la parte superiore dell'avambraccio devono essere pressappoco in linea. Così. Detto questo, esistono moltissimi modi al mondo di tirare con l'anello. Quanto detto in questo video riguarda nello specifico anelli coreani usati secondo metodologia coreana. Per anelli e stili di altre culture, alcuni consigli potrebbero non essere applicabili. Per quanto riguarda dove acquistare un anello, visto che in Italia ci sono ancora poche persone che tirano con il pollice, può essere difficile trovare un anello in un negozio fisico. Detto questo, vale sempre la pena fare un salto e chiedere al proprietario se può ordinare lui un anello. Se ciò non fosse possibile, ecco una lista di siti dove potete trovare degli anelli basati sulla mia esperienza personale, senza sponsorizzazioni, in ordine di comodità d'acquisto. La mia prima scelta, soprattutto per quanto riguarda la comodità, è Aeroforge.de. Per quanto il sito sia in tedesco, spediscono anche in Italia in pochi giorni e il servizio è eccellente. Inoltre, la merce arrivando dalla Germania non deve passare attraverso dogane e quindi non vi verrà addebitato alcun dazio o spesa di sdoganamento. La selezione è abbastanza ristretta, ma hanno alcuni buoni modelli di anelli femmina, come per esempio il Vermil Classic. Trovate gli anelli sotto la pagina Zubehör, Schutzwaren, Daumenringe. Se volete provare un anello maschio o semplicemente qualcosa che arrivi dalla Corea, la vostra scelta migliore è delatebow.com. Il sito è in inglese, trovate gli anelli sotto la sezione Accessories. La merce arriva in pochi giorni, però passa da una dogana, pertanto vi verranno addebitati dazi, IVA e possibili spese ulteriori di sdoganamento. Hanno un modello di anello maschio e un modello di anello femmina in legno o in corno di bufalo. Sono entrambe scelte eccellenti. Un'altra opzione per iniziare è acquistare un modello di anello femmina come questo da AliExpress. Costano molto poco, arrivano in circa 2 settimane e anche se arrivano dalla Cina, solitamente non ci sono spese di sdoganamento aggiuntive da pagare. Se dovessi avere qualsiasi altra domanda, fammelo sapere nei commenti. Grazie e 안녕히 계십시오.